Ciao, sapete cos'è questo? È un rasoio, direte voi, ovviamente, e infatti è vero, è un rasoio, ma è anche un modello di business. Il modello di business Razor Blades, che trovate anche in giro con il nome di questo rasoio, ovvero modello di business Gillette. Il modello di business Razor Blades è stato inventato agli inizi del secolo scorso. Molti attribuiscono questa invenzione a King Camp Gillette, anche se in realtà sono stati i suoi concorrenti ad adottarlo per primi. Gillette però è stato quello che lo ha applicato in maniera migliore, trasformando la sua piccola azienda di rasoi in una multinazionale che ancora oggi vende rasoi in tutto il mondo. Se non mi conosci, mi chiamo Giacomo Melani e mi occupo di business design, strategia ed innovazione. Oggi parleremo di modelli di business ed in particolare di una tipologia di modello di business che si chiama Razor Blades. Andiamo! Questo modello si basa su un prodotto fatto in un modo particolare, ovvero il prodotto è composto da due componenti, la parte principale e la parte complementare. La parte principale è quella che io non cambio mai, che uso sempre, la parte invece complementare è quella consumabile che io sostituisco. Quindi il modello funziona quando io ti vendo sotto prezzo, comunque ti vendo a un prezzo ribassato o addirittura ti regalo la parte principale e poi costruisco il mio sistema di revenue sulla vendita della parte accessoria, della parte complementare. Detto così sembra molto semplice, ma questo modello ha enormi potenzialità e anche qualche rischio. Prima cosa, il prodotto deve essere fatto per funzionare soltanto in maniera completa, ovvero io devo progettare un prodotto che funzioni con i due pezzi combinati, altrimenti non può funzionare. A quel punto io ti posso regalare il prodotto, tu inizi a utilizzarlo, crea un cosiddetto effetto di lock-in, cioè tu entri nel mio ecosistema, ti trovi bene e a quel punto continuerai per tutto il tempo che rimarrai con me a comprare i miei consumabili. Il mio sistema di revenue non si basa tanto sulla vendita di questa parte qui, ma si basa soprattutto sulla vendita per lungo tempo di questa parte qui. Perché ci interessa questo modello Gillette, modello Razor Blades? Perché adesso noi lo abbiamo studiato sui rasoi, perché è lì che è nato, ma se voi guardate un po' in giro ci sono tantissime industrie, tantissimi business che si basano esattamente su questo modello. Facciamo qualche esempio. Questo sistema si utilizza ad esempio nelle stampanti a colori a getto d'inchiostro, specialmente quelle uso consumer, quindi che potete avere a casa. La stampante ha un prezzo di acquisto molto basso, molto vantaggioso, ma poi la cartuccia d'inchiostro ha un costo piuttosto elevato, specialmente se comparato al prezzo della stessa stampante. Ecco che la casa produttrice di stampanti fa i soldi, quindi monetizza in questo prodotto che funziona, ricordiamolo, soltanto nella combinazione dei due, attraverso la rivendita di cartucce d'inchiostro e non tanto attraverso la vendita della stampante. Ovviamente nel business model canvas vedremo due fonti di revenue, una è data dalla vendita della stampante e una molto più grande è data dalla vendita delle cartucce d'inchiostro. Su questo tema delle stampanti possiamo fare due osservazioni interessanti. Il prezzo dell'acquisto di una cartuccia nuova è diventato abbastanza elevato e quindi che cosa succede? Succede che si è creato uno spazio di opportunità per forzare il sistema e andare a fare il refill della cartuccia esausta. In questo modo sono nate delle catene di negozi che appunto ti fanno questo tipo di servizio. Una cosa da osservare è che questo modello di business nel caso delle stampanti si sta evolvendo. Alcune case produttrici infatti hanno iniziato a spostare questo modello verso il modello in abbonamento, un modello di business che sta riscuotendo tantissimo successo, ovvero voi pagate un abbonamento e quando l'inchiostro sta per finire ricevete a casa automaticamente una nuova cartuccia d'inchiostro. Quindi in questo caso il modello è: tu paghi una quota mensile e ogni tot ti arriva una cartuccia nuova a casa. Ma questo è il tema di un prossimo video dedicato proprio ai modelli di business in abbonamento. Ricapitolando, come funziona questo modello? Funziona così: metto sul mercato questo prodotto, faccio sì che questa parte qui venga venduta a basso prezzo, addirittura da regalo, e i soldi invece li faccio con questa parte qui che vendo a prezzo alto e quindi con margini molto elevati, contando sull'effetto lock-in, ovvero una volta che avete iniziato a farvi la barba con questo prodotto, continuerete per lungo tempo e quindi io continuerò a comprare i consumabili per lungo tempo, generando un flusso di revenue
costante per l'azienda che produce il rasoio. In questo caso, in questo esempio, qui abbiamo Gillette. Per fare una sintesi, quali sono i criteri di funzionamento di questo modello di business? Allora, innanzitutto deve avere un prodotto che possa essere composto da una parte principale e una parte complementare che però deve essere essenziale per il funzionamento del prodotto. Poi il prezzo della parte principale deve essere molto bassa o in qualche caso addirittura zero per creare la domanda e generare l'effetto lock-in. E infine il prodotto complementare viene venduto a un prezzo abbastanza elevato che mi consente una marginalità importante, soprattutto perché è un acquisto ripetuto nel tempo. Qual è la parte più problematica di questo modello? C'è un pezzo del modello che è quello critico. Tutto sta in piedi se potete garantire che il prodotto funzioni in maniera completa, ovvero la parte principale sia sempre utilizzata con la sua parte complementare. Il modello cade se voi avete una parte complementare prodotta da un concorrente, ovvero io inizio a utilizzare il mio prodotto principale con altri prodotti complementari. A quel punto ovviamente mi cade il modello di business perché la revenue che io dovrei fare con i prodotti complementari mi sparisce. Questa è la parte più critica del modello di business ed infatti il mondo dei rasoi è estremamente ricco di brevetti. È impossibile trovare un produttore di lamette che sia compatibile con l'aggancio della lametta Gillette piuttosto che di altre marche, proprio perché è fondamentale proteggere il sistema. Quindi ci sono in atto tutta una serie di meccanismi, in particolare meccanismi di tipo brevettuale, che proteggono questo prodotto. Quindi il punto debole di questo modello è se qualche concorrente riesce a craccare il vostro prodotto e quindi a produrre un prodotto compatibile che si può utilizzare con il vostro prodotto principale. Come è nato questo modello? Beh, scopriamolo insieme. Torniamo al 1890, quando King Camp Gillette lavorava in un'azienda che produceva tappi in sughero. Era un prodotto molto utilizzato, ma venne rapidamente soppiantato dall'invenzione del tappo a corona, ovvero i tappini delle bottigliette che conosciamo, che si aprono con lo stappatappi. Ecco, l'azienda in cui lavorava King Camp Gillette ebbe un sacco di difficoltà, King Camp Gillette uscì e a quel punto cominciò a pensare a cosa poteva vendere che fosse un prodotto di massa. A quel tempo la barba ci si faceva con il rasoio, quello vero, quello fatto con una lama, ed era abbastanza difficile farsi la barba. Infatti si andava dal barbiere che te la faceva, che teneva il rasoio affilato e che era capace di muoverlo. Pensate che quel rasoio era veramente tagliente e anche molto pericoloso, perché mettere la propria gola nelle mani di un barbiere poco pratico era abbastanza pericoloso, se pensate. Allora ci fu l'invenzione del rasoio di sicurezza, ovvero quello con la lametta. Gillette però aveva un problema, il problema era quello della diffusione. Il rasoio era abbastanza costoso e soprattutto le persone non avevano l'abitudine di farsi la barba a casa e quindi dovette creare la domanda. E come fece? Gli venne appunto in mente di utilizzare un modello che qualcun altro aveva già iniziato a usare tempo prima, ovvero scompongo il mio prodotto, inizio a vendere sotto prezzo o addirittura a regalare la base del mio prodotto e poi con una confezione di lamette potevi utilizzarla per un certo periodo, ma a quel punto si genera la vera, magia di questo modello, si genera un effetto lock-in. Ovvero io rimango legato all'ecosistema, prendo l'abitudine di utilizzare quel prodotto, cioè di farmi la barba a casa in questo caso, e quindi quando ho terminato le lamette ricomprerò una nuova scatoletta di lamette e così via per tutto il tempo che mi faccio la barba. Grazie per essere arrivato fino a questo punto. Se hai delle domande o dei commenti, scrivili pure nei commenti in calce al video, e poi se sei interessato a questi temi, strategia, innovazione, digital, iscriviti al canale e magari iscriviti anche alla mia newsletter GMPX che esce ogni settimana proprio su questi temi. Se poi vuoi approfondire, allora vieni a trovarmi sul sito giacomomelani.com, dove troverai numerosi contenuti sempre ovviamente su questi temi. Infine, se ti interessa il Business Model Canvas in particolare, ti consiglio il mio corso gratuito, tutto via mail. Ti puoi iscrivere nel link in descrizione, riceverai una quindicina di mail che ti metteranno in grado di avere un'idea iniziale di come funziona il Business Model Canvas e quindi potrai iniziare ad utilizzarlo. Grazie ancora per essere arrivato fino a questo punto, ti dico ciao, ci vediamo al prossimo contenuto.